Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vediamo come fare questo coprispalle ad uncinetto con questa lavorazione fantastica, super morbida, che simula il lavoro a maglia. Non skippate l'intro perché nell'intro vi do tutte le informazioni utili per fare questo pezzo, le quantità, le misure e quant'altro. Per prima cosa vi dico che questa lavorazione mi piace tantissimo e che vorrei usarla anche in altri capi d'abbigliamento, magari anche estivi, studiando degli schemi diversi. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Fare questo coprispalle è molto semplice e il punto che usiamo è sempre lo stesso. Nel tutorial non vi mostro come fare il pezzo intero, ma facciamo insieme un campioncino e poi vi mostro via via lo schema perché il lavoro è molto ripetitivo. Il tutorial è un po' lungo, ma vi assicuro è stato più difficile strutturare il tutorial che non fare poi il lavoro. Per fare il coprispalle ho usato questo filato, è il Tuscany Tweed, sono gomitoli da 50 grammi, ogni gomitolo è lungo circa 170 metri e sono consigliati ferri uncinetti da 3 o 3,5 mm. E la composizione è 55% lana, 30% viscosa, 15% alpaca. Io ho usato il colore 25. Se volete utilizzare anche voi questi filati, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online della merceria Ercobaleno dove potete trovare questo colore e molti altri. E per fare il mio coprispalle ho usato 4 gomitoli di filato e li ho usati quasi tutti. Alla fine pesa proprio 200 grammi. E ho usato un uncinetto da 4,5 mm perché questa lavorazione è una lavorazione di punti bassissimi e tendiamo sempre a tirare e invece deve rimanere super morbida, quindi vedete voi che uncinetto usare, fate un campioncino per capire qual è l'uncinetto giusto per ottenere la morbidezza che state cercando. E le catenelle iniziali, anche se nel tutorial non ve lo mostro perché facciamo un campioncino, le catenelle iniziali lavoratele con un uncinetto di mezza misura in più rispetto a quello che poi usate per fare tutto il lavoro. Oltre al filato vi serviranno dei bottoni. Io ne ho messi 2, voi potete scegliere di metterne quanti volete. Ed ora vediamo un attimo la questione delle misure. Ovviamente potete farlo grande quanto volete, dovete considerare quanto volete che sia risvoltato il collo e tutta questa parte che vedete più piccola è la parte del collo e poi qui si apre con una lavorazione a righe accorciate la parte che poi va sulle spalle e un po' sulla schiena. Come sempre vi consiglio di partire col fare un campioncino, soprattutto per trovare l'uncinetto giusto, ma anche per capire con quanti punti partire. La misura con cui partiamo è questa. Cominciamo dal lato. Cominciamo montando le catenelle iniziali, che devono avere questa lunghezza, o comunque la lunghezza che voi avete scelto per la parte corta del coprispalle. Nel mio caso sono circa 37 cm. Montate le catenelle iniziali, lavoriamo prima questo triangolo e poi tutta una ripetizione con cui lavoriamo la prima metà del coprispalle. Io adesso vi do le misure totali, nel tutorial vi do le misure via via che lavoriamo e soprattutto tutti gli adattamenti da fare se volete fare un coprispalle più grande o se lo state facendo per esempio per una bambina. Nella parte più alta il coprispalle arriva ad avere una lunghezza di circa 50 cm e nella parte che poi andrà sulle spalle, che è questa, è grande circa 81 cm. Però poi considerate che questo, che è il doppio delle nostre spalle, non deve essere grande come il doppio delle nostre spalle perché il lavoro è estremamente elastico.
Il dritto e il rovescio di questo tipo di lavoro è praticamente identico, cambia solo nei punti in cui raccordiamo le righe accorciate. Il dritto del lavoro è questo, quello in cui lo vediamo in questo modo. Sul rovescio invece lo vediamo così. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo una riga di catenelle che per il mio coprispalle è di 73 catenelle. Per il campioncino che vi mostro nel tutorial ho lavorato 30 catenelle. In ogni caso questa catenella deve essere lunga quanto l'altezza che volete per il vostro coprispalle. Lavorate le catenelle che ci servono. Iniziamo con la riga 1 in cui lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto e lavoriamo nel filo che c'è dietro le catenelle. Se guardiamo la catenella, davanti si presenta come una V, ci sono due fili, dietro c'è un filo verticale. Lavoriamo in questo filo partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto e lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto. Quindi per il mio coprispalle ho lavorato 72 punti bassissimi. Normalmente quando lavoriamo punti bassissimi tendiamo a stringere i punti e invece questa deve essere una lavorazione molto morbida. Quindi lavorate punti morbidi e se necessario usate un uncinetto un po' più grosso per ottenere la morbidezza che desiderate. Una catenella e giriamo il lavoro. Da qui in poi il punto che lavoriamo è sempre lo stesso, lavoriamo punti bassissimi in costa dietro. Attenzione che il punto della riga precedente è un po' ruotato dietro, è questo. E noi prendiamo solo il filo dietro di ogni punto e lavoriamo punti bassissimi per tutto il lavoro. Questo è l'unico punto che usiamo. Da qui in poi lavoriamo delle righe che chiameremo di andata e di ritorno. Le righe di andata sono quelle che si allontanano dal filo iniziale, le righe di ritorno sono quelle che tornano verso il filo iniziale. E in questa prima parte dello schema lavoriamo righe aumentando ogni volta di 3 punti. Vediamo. Iniziamo dal primo punto ovviamente e lavoriamo 3 punti. 1, 2, 3. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo il ritorno lavorando questi 3 punti. 1, 2, 3. Una catenella, giriamo il lavoro e questa volta ne lavoriamo 6 punti, 3 in più. 1, 2, 3. Il prossimo punto da lavorare è questo, qui sotto, 2 righe sotto. Quando siamo in questa situazione, oltre ad entrare nel prossimo punto, entriamo anche in questo filo orizzontale che c'è alla fine della riga precedente, che è la catenella che abbiamo lavorato per girare e lavorare il ritorno. Quindi entriamo anche in questo filo e nel punto successivo. E questo è il quarto punto. 5, 6. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo tutto il ritorno lavorando 6 punti bassissimi in costa dietro. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo la prossima riga in cui
lavoriamo di nuovo 3 punti in più. Se nella scorsa abbiamo lavorato 6 punti, nella prossima ne lavoriamo 9. Attenzione a lavorare sempre anche l'ultimo punto, che è un po' nascosto in questo tipo di lavorazione, e rivediamo come collegare le righe. Questo è l'ultimo punto in cui abbiamo lavorato. Di fianco qui c'è un filo orizzontale. Dobbiamo entrare in questo filo e nel punto successivo. E anche qui, per non sbagliarvi, aprite bene il lavoro e potete vedere che qui abbiamo già lavorato. Il primo punto libero è questo. Lavoriamo i 3 punti in più, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo il ritorno, una catenella e giriamo il lavoro. Continuiamo a lavorare in questo modo, lavorando righe di andata sempre con 3 punti in più e poi il ritorno, fino a lavorare 27 punti, fino ad avere 27 punti nella riga. Dopodiché lavoriamo una riga in cui lavoriamo un punto in ogni punto fino alla fine e all'inizio lavoriamo un aumento, cioè lavoriamo 2 punti nel primo punto. In questo tipo di lavorazione non è facile vedere gli aumenti e quindi vi consiglio, quando fate l'aumento, di segnarlo con il marker in modo da poterlo riconoscere. Questo vi va bene soprattutto da adesso in poi, che lavoreremo una ripetizione e quindi sarete sicuri di aver fatto l'aumento. Per il resto in questa riga lavoriamo un punto in ogni punto fino alla fine della riga. In questo modo, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo la riga di ritorno iniziando con una diminuzione, e per fare la diminuzione saltiamo il primo punto, non lo lavoriamo e lavoriamo nel punto successivo. Per il resto lavoriamo un punto in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo un punto in ogni punto. State sempre attenti a non perdere l'ultimo punto o a non confondere la catenella per girare il lavoro come ultimo punto. Se non siete sicuri di qual è l'ultimo punto del giro, mettete un marker in modo che poi quando tornate qui sapete qual è l'ultimo punto. Una catenella, giriamo il lavoro e anche in questa riga di ritorno lavoriamo una diminuzione, quindi saltiamo il primo punto e poi lavoriamo un punto in ogni punto. Da qui inizia la ripetizione di 8 righe che ripetiamo per fare la prima metà dello scaldacollo. Una catenella, giriamo il lavoro, iniziamo con un aumento e qui mettiamo il marker nel primo punto. E abbiamo già lavorato 2 punti in questa riga. Lavoriamo un punto in ogni punto fino ad avere 14 punti. Io per il campioncino ne lavoro meno, ma voi lavorate fino ad avere 14 punti nella riga. Lavorati i 14 punti, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo il ritorno lavorando un punto in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 28 punti.
Io ne lavoro meno, ma voi nello scaldacollo lavorate 28 punti, qualunque sia la taglia che state lavorando. Lavorati 28 punti, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo il ritorno lavorando un punto in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo un aumento e lo segniamo con il marker e poi lavoriamo tutta la riga fino in fondo, un punto in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo il ritorno lavorando un punto in ogni punto. E adesso lavoriamo altre 2 righe, un'andata e un ritorno, con tutti i punti che ci sono nella riga, lavorando un punto in ogni punto. Una catenella e giriamo il lavoro. E queste sono le 8 righe che ripetiamo. Nella riga 1 abbiamo iniziato lavorando un aumento e abbiamo lavorato fino ad avere 14 punti nella riga e poi abbiamo lavorato il ritorno. Nella riga 3 abbiamo lavorato fino ad avere 28 punti nella riga e poi abbiamo lavorato il ritorno. Nella riga 5 abbiamo iniziato con un aumento e poi abbiamo lavorato tutti i punti fino alla fine della riga e abbiamo lavorato il ritorno. Nella riga 7 abbiamo lavorato un punto in ogni punto e nella riga 8 abbiamo lavorato il ritorno. E questa è la nostra prima ripetizione. 8 righe, 4 in cui lavoriamo in parte e altre 4 in cui lavoriamo tutti i punti che abbiamo nella riga. Se in questa prima ripetizione abbiamo iniziato lavorando fino ad avere 14 punti, nella prossima ripetizione iniziamo sempre con un aumento, ma lavoriamo fino ad avere 15 punti, quindi aggiungiamo un punto e lavoriamo il ritorno. Nella riga 3, se nella precedente ripetizione abbiamo lavorato 28 punti, in questa ne lavoriamo 30, quindi aggiungiamo 2 punti e lavoriamo il ritorno. E la seconda parte, le altre 4 righe della ripetizione, restano uguali. Iniziamo la riga 5 con un aumento e poi lavoriamo tutte righe in cui lavoriamo un punto in ogni punto. Quindi nella ripetizione ancora successiva inizieremo sempre con un aumento nella riga 1 e lavoreremo fino ad avere 16 punti, lavoriamo il ritorno e nella riga 3, se in questa ripetizione ho lavorato 30 punti, nella successiva ne lavorerò 32 e così via. Per ogni ripetizione nella riga 1 aumento un punto rispetto alla ripetizione precedente e nella riga 3 aumento 2 punti rispetto alla ripetizione precedente. Andiamo avanti ripetendo la ripetizione di 8 righe che abbiamo visto fino ad arrivare ad avere metà del coprispalle che ci serve. Quindi considerando di girare il collo così, questa parte deve arrivare a coprire per esempio tutto il davanti del corpo. Io ho ripetuto questa sequenza di 8 righe per 20 volte e come misura dalla prima ripetizione che ho lavorato alla parte centrale io qui ho circa 37 centimetri, però considerate che questa lavorazione è molto elastica e questa è metà più o meno
del coprispalle. Lavorate tutte le ripetizioni che ci servono per completare, diciamo, la prima metà del coprispalle. Lavoriamo la parte centrale. Anche in questo caso è uguale per tutte le taglie, la lavorazione è sempre la stessa, non facciamo aumenti all'inizio della riga in questo caso e si crea questo disegno. Abbiamo quindi completato la prima metà del coprispalle lavorando l'ultima riga di ritorno dell'ultima ripetizione di 8 righe. Da qui cominciamo a lavorare in questo modo. Iniziamo con una riga da 90 punti all'andata e 90 punti al ritorno e poi ogni volta togliamo 15 punti. Se nella precedente riga di andata ho lavorato 90 punti, in questa ne lavoro 75 e lavoro un'andata e un ritorno da 75 punti e tolgo altri 15 punti e vado a 60 e così via, togliendo 15 punti in ogni successiva riga di andata fino ad arrivare ad avere 15 punti. Quando rimaniamo con 15 punti lavoriamo 4 righe da 15 punti, un'andata, un ritorno, un'andata, un ritorno e lavoriamo al contrario, aggiungendo 15 punti ad ogni riga di andata successiva. Nella successiva riga di andata lavoriamo 30 punti e poi il ritorno, 45 e poi il ritorno e così via fino a tornare a fare un'andata da 90 punti e un ritorno da 90 punti. E poi lavoriamo tutta un'andata e un ritorno con tutti i punti che ci sono nella riga. E questo schema lo usate qualunque sia la misura di coprispalle che state lavorando. Se state facendo un coprispalle per una bambina e quindi avete meno di 90 punti nella riga completa, iniziate da una ripetizione successiva, per esempio da 75. Al contrario, se state facendo un coprispalle molto più grande e avete molti più punti, potete iniziare con 15 punti in più o addirittura con 30 punti in più e lavorare qualche riga in più sia all'inizio di questa parte che alla fine. Non vi mostro come lavorare questa parte perché la lavorazione è sempre la stessa, vi mostro però come unire le righe accorciate quando tra un punto e l'altro ci sono 4 righe di mezzo. Per unire questo punto al successivo punto, quando abbiamo 4 righe in mezzo, dobbiamo lavorare come quando ne abbiamo 2. Dobbiamo prendere i fili orizzontali che ci sono in testa alle righe che simulano il dritto a maglia, queste in cui ci sono le V. E quindi dobbiamo prendere questo filo orizzontale e questo. Entriamo con l'uncinetto e poi prendiamo anche il primo punto disponibile qui sotto, che è il punto appunto che stiamo lavorando, e portiamo fuori il filo da tutto e in questo modo colleghiamo le righe. Proseguiamo a lavorare tutta la parte centrale seguendo lo schema così come l'abbiamo visto. Lavoriamo quindi fino al prossimo gradino, 30 punti, una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo i 30 punti e andiamo avanti a collegare le righe aumentando di 15 punti in ogni riga di andata successiva. Lavorando in questo modo, nella parte centrale creiamo questo spicchio che si apre sulla spalla. Questa parte centrale termina con una riga di andata in cui lavoriamo di nuovo tutti i punti e quindi raccordiamo le righe di 90 punti, come abbiamo visto. Lavoriamo tutta un'andata, che nel mio caso è di 111 punti, e tutto un ritorno. Lavorata tutta la parte centrale del coprispalle, lavoriamo l'altra metà. Anche in questo caso abbiamo una ripetizione di 8 righe che ripetiamo per lavorare tutta l'altra metà del coprispalle. Questa volta però ovviamente anziché aumentare diminuiremo. La ripetizione di 8 righe che lavoriamo nella seconda parte del coprispalle è abbastanza speculare a quella che abbiamo lavorato nella prima parte. Questa è l'ultima ripetizione
della prima parte che ho lavorato io. Ne ho lavorate 20 e nell'ultima ripetizione nella riga 1 ho lavorato 34 punti e nella riga 3 ho lavorato 68 punti. In questa parte, nelle righe accorciate, iniziamo con la prima ripetizione con gli stessi punti che avevamo nell'ultima della prima parte. Nelle righe accorciate più lunghe inizio da 68 punti, perché qui avevo 68 punti nell'ultima ripetizione, e nelle righe più corte con 34, perché qui avevo 34 punti. E in questo caso la ripetizione è questa. Nella riga 1 iniziamo con una diminuzione e lavoriamo tutti i punti che abbiamo nella riga e poi lavoriamo il ritorno e di nuovo un'andata e un ritorno con tutti i punti. Nella riga 5 iniziamo con una diminuzione e lavoriamo il numero di punti che avevamo nell'ultima riga 3 della ripetizione dell'andata, nel mio caso 68 punti, e lavoriamo il ritorno. E nella riga 7 lavoriamo il numero di punti che avevamo nell'ultima ripetizione nella riga 1, nel mio caso 34, andata e ritorno. E queste sono le 8 righe che lavoriamo nella seconda parte del coprispalle. Nella successiva ripetizione, come era per l'andata, da 68 tolgo 2 punti e vado a 66 e da 34 tolgo un punto e vado a 33 e andiamo avanti a lavorare in questo modo, togliendo ogni volta 2 punti dalla prima riga accorciata e un punto dalla successiva, fino ad arrivare ad avere lo stesso numero di ripetizioni che abbiamo fatto nella prima parte, nel mio caso 20, e quindi tornerò ad avere il numero di punti con cui ho lavorato la prima ripetizione. Voi partite dai punti che avete nell'ultima ripetizione e andate avanti a lavorare lo stesso numero di ripetizioni che avete lavorato nella prima parte. Vediamo come lavorare la diminuzione. Quando dobbiamo lavorare una diminuzione, giriamo il lavoro, non lavoriamo la catenella e saltiamo il primo punto della riga. Saltiamo il primo punto e lavoriamo nel successivo. E questa è la diminuzione. Questo è il primo punto e lo segniamo con un marker. E andiamo avanti a lavorare tutta la seconda parte ripetendo la sequenza di 8 righe come abbiamo visto. Supponiamo di aver lavorato anche tutte le ripetizioni che dobbiamo lavorare nella seconda parte ed ora vediamo come concludere il lavoro. Per prima cosa lavoriamo una riga di andata in cui lavoriamo un punto in ogni punto e raccordiamo le righe accorciate. Una catenella, giriamo il lavoro e iniziamo la prossima riga lavorando un aumento. E come sempre segniamo il primo punto con un marker. In questa riga lavoriamo gli occhielli per i bottoni. I bottoni li cuciremo all'inizio del lavoro, da questa parte facciamo gli occhielli. Potete mettere tutti i bottoni che volete e di conseguenza fare gli occhielli. Io vi mostro come ho deciso di fare io. Io metto 2 bottoni, uno lo metto al centro della parte che sarà il collo. Il collo poi viene piegato così a metà, qui metto quindi un occhiello, l'altro occhiello lo metto in corrispondenza della linea, che qui non si vede bene ma nel pezzo grande la vedrete benissimo, la linea delle righe accorciate più lunghe. Quindi vi do i punti che ho lavorato io, poi voi posizionate gli occhielli dove preferite. Abbiamo fatto l'aumento, poi lavoro 18 punti, qui ovviamente ne lavorerò meno ma nel pezzo grande ho lavorato 18 punti e gli occhielli li ho fatti di 3 catenelle, anche questo dipende dalla grandezza del bottone che avete. 3 catenelle
e ho saltato 3 punti, 1 2 3, e ho ricominciato a lavorare nel quarto. Ho lavorato di nuovo 18 punti e poi ho fatto un altro occhiello. Tre catenelle, salto 3 punti e ricomincio a lavorare dal quarto, e poi completiamo la riga lavorando un punto in ogni punto normalmente. Una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo una riga in cui lavoriamo un punto in ogni punto e vediamo come lavorare anche negli occhielli. Nelle catenelle che abbiamo fatto per fare gli occhielli lavoriamo normalmente prendendo lo stesso filo che prendiamo sempre quando lavoriamo il punto in costa dietro, questo. E poi ricominciamo a lavorare i punti normalmente e completiamo tutta la riga. Una catenella, giriamo il lavoro, iniziamo con un aumento e marchiamo il primo punto sempre con un marker, e poi lavoriamo tutta la riga lavorando un punto in ogni punto. Per completare il lavoro non ci resta che creare questo spicchio che abbiamo lavorato inizialmente. Lo lavoriamo al contrario. Una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo un'andata e un ritorno da 27 punti, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un'andata e un ritorno con 3 punti in meno. Se nella riga precedente ho lavorato 27 punti, in questa ne lavoro 24. Un'andata e un ritorno da 24 punti. E andiamo avanti a lavorare in questo modo, togliendo ogni volta 3 punti in ogni successiva riga di andata, fino a rimanere con 3 punti e lavorare una riga di andata da 3 punti e una riga di ritorno da 3 punti. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un punto in ogni punto fino alla fine della riga. E come abbiamo imparato, raccordiamo tutte le righe. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un'ultima riga in cui lavoriamo un aumento nel primo punto e poi un punto in ogni punto. Alla fine facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Infiliamo il filo in un ago e lo nascondiamo attraverso i punti sul rovescio del lavoro. L'ultima cosa che ci resta da fare è cucire i bottoni nella posizione che abbiamo scelto quando poi abbiamo fatto le asole. Io ho scelto di metterne 2 e di metterli in questa posizione. Mettendo questo bottone più distante, il collo poi si chiude un po' di più, rimane un po' più stretto e a me piace così. Voi potete metterli nella posizione che vi piace di più.
E siccome so che poi me lo chiederete, quello più in basso è a circa 6 centimetri dal bordo del lavoro, quello più in alto sul collo è a circa 11 centimetri dal bordo. Se usate anche voi questo filato, vi consiglio di misurare bene gli occhielli, perché gli occhielli sono molto più piccoli del bottone. Il lavoro è molto elastico e quindi è perfetto così. L'ultima cosa che ci rimane da fare è cucire i bottoni nella posizione che abbiamo scelto. Li cuciamo con un ago con la punta e però entriamo con il rovescio dell'ago. In questo modo non entriamo nella trama del filo e andiamo meglio. Lasciamo una codina di filo all'inizio per poi poterla nascondere e cuciamo il bottone. Entreremo sempre negli stessi punti. E diamo 2 o 3 punti in questo modo, senza tirare troppo. Una volta cucito il bottone, con il filo con cui stiamo cucendo facciamo alcuni giri intorno alla cucitura. E poi passiamo il filo dietro. E questo filo lo nascondiamo attraverso i punti sul rovescio del lavoro, e attenzione qui al rovescio, perché questo è il dritto, questo è il rovescio, ma il collo poi lo mettiamo in questo modo, quindi questo diventa il dritto e quindi i fili li nascondo qui dietro verso il basso e li nascondiamo sempre facendo una passata in un verso ridiamo elasticità al lavoro e poi facciamo una passata anche nell'altro verso. E poi tagliamo. Allo stesso modo nascondiamo anche l'altra codina di filo. E il coprispalle è pronto e vi devo dire che mi piace tantissimo, sono super soddisfatta del risultato e sono sicura che questo lo porterò davvero tanto. Questa tecnica mi piace tantissimo e vi assicuro che una volta digerita è super rilassante da lavorare e poi ci dà un risultato veramente super morbido, uguale ai ferri, anzi diverse persone mi hanno chiesto se fosse lavorato a ferri. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, fatemi sapere se vi piace e soprattutto se volete che facciamo qualcosa magari anche di estivo o altri capi d'abbigliamento con questa tecnica. Se rifate questo lavoro, mi raccomando, condividete le vostre foto con me, ricordatevi di taggarmi, potete farlo in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!